Buonasera a tutti, eccoci qua. Siamo al 6° appuntamento, è volato tutto questo periodo magnifico di questi incontri con personalità veramente di spicco. Stasera parleremo, come sapete, della bellezza e delle sue basi neurobiologiche. Come al solito faccio una piccola introduzione al tema dicendo che il concetto di bellezza ha pervaso ovviamente l'arte fin dal suo inizio, ma anche la filosofia. E per molti secoli la bellezza è stato proprio dominio dei filosofi. Platone è il primo che attribuisce alla bellezza un'esistenza autonoma, svincolata da altri valori come giustizia e bontà, il famoso kalos kai agathos. E nella sua opera più famosa, che è il Fedro, in cui Fedro dialoga con Socrate, si parla molto anche di bellezza. Vedete alcune citazioni che lui fa nel Fedro, e questa mi piace moltissimo perché richiama la metafora dell'anima che è la biga alata, e quindi l'istinto di levarsi in volo. Per Sant'Agostino la bellezza è la testimonianza dell'esistenza di Dio, e nelle confessioni le dedica una preghiera, il cui incipit è questo, non so se riuscite a leggere il testo, perché lui si chiede: questa bellezza mutevole chi l'ha creata se non la bellezza immutabile? Concetto molto difficile comunque da definire. In effetti un grande filosofo, oltre che matematico, Leibniz, ammette di non saperla definire esattamente, e forse molti di noi sarebbero in difficoltà se chiedessimo: dimmi che cos'è la bellezza. David Hume, che è uno filosofo scozzese, ha un'idea più precisa e anticipa in qualche modo l'attuale visione scientifica, perché afferma che la bellezza non è una qualità delle cose stesse, ma esiste nella mente che le contempla, ed ogni mente percepisce una diversa bellezza. Trovo che questa sia una frase molto molto moderna. Anche Edmund Burke, che era chiamato il Cicerone britannico, ne parla affermando l'importanza dei sensi, quindi l'intervento dei sensi come mediatori sulla mente. Anche per Goethe la bellezza è già presente nella nostra mente, nei nostri occhi, che qui ci richiama proprio quello che è attualmente la teoria scientifica più accreditata. La scienza si avvicina un po' tardivamente. Newton è il primo scienziato che inizia a interrogarsi sulla bellezza, e lo fa chiedendosi da dove proviene l'ordine e la bellezza che vediamo nel mondo. Ma devo dire che la scienza sposa pienamente il concetto di bellezza solo tra il XIX e il XX secolo, e lo fa attraverso alcuni famosi matematici come il francese Henri Poincaré, che è stato un grandissimo matematico ancora di tipo generalista, cioè abbracciava tutte le varie discipline della matematica, e ci dice che lo scienziato in fondo perché studia la natura? Perché ne ricava piacere per la sua bellezza, e se la natura non fosse bella non varrebbe la pena di sapere e la vita non sarebbe degna di essere vissuta. Quindi si riferisce a quell'intima bellezza che deriva dall'ordine armonioso delle parti e che un'intelligenza pura può cogliere. Un altro grande matematico, questa volta tedesco, Hermann Weyl, fa questa affermazione: nelle mie ricerche mi sono sforzato sempre di unire il vero al bello, ma quando ho dovuto scegliere tra l'uno e l'altro, di solito ho scelto il bello. E questo è molto interessante, perché questo matematico aveva sviluppato a un certo punto una teoria sulle onde gravitazionali che era molto innovativa per l'epoca, che però decise di abbandonare in quanto non era possibile dimostrarla. Ma però si dice, conservò questa teoria in un cassetto perché era bellissima, non voleva buttarla via.
Ecco, in seguito questo istinto si rivelò giusto perché dopo molti anni, grazie all'evoluzione della meccanica quantistica, questa teoria in effetti fu dimostrata. E che le equazioni alla base di alcune teorie siano per i matematici uno stimolo estetico molto forte è stato dimostrato proprio da Semir Zeki, di cui sentiremo parlare da Luca Ticini, che dimostra in un esperimento che per un matematico la bellezza di una particolare equazione è in grado di attivare dei centri cerebrali specializzati. E qui vedete l'interfaccia in cui nell'esperimento si chiede al matematico di dare un giudizio di bellezza su una particolare equazione e facendo poi vedere quelle equazioni a cui lui aveva risposto dicendo per me è molto bella, Semir Zeki registra cosa accade nel cervello con la risonanza magnetica funzionale e alcune aree del cervello si attivano proprio in concomitanza di questa visione dell'equazione. Per il fisico quantistico Paul Dirac, che è stato un gigante della meccanica quantistica, inglese nato a Bristol, il ruolo della bellezza è veramente centrale nell'impresa scientifica e ancor più di Newton e Einstein egli usò il criterio di bellezza proprio come un metodo, un modo per trovare la verità. E qui vedete la sua affermazione sulla teoria che se include una bellezza matematica ha più probabilità di essere giusta e corretta rispetto a una teoria sgradevole pur confermata da dati sperimentali. Ecco, con questi scienziati la scienza comincia a interrogarsi sul potere della bellezza, chiedendosi perché la bellezza e l'arte hanno avuto in tutta la società una presenza così rilevante, perché dai tempi più antichi l'uomo ha desiderato essere circondato di bellezza, e perché attribuiamo tanto valore sia culturale, sociale, ma anche economico al possesso e alla fruizione di un prodotto, tra virgolette, bello. Quali sono le basi biologiche di questo valore? Ecco, da questa serie di domande ha preso corpo una disciplina che si chiama neuroestetica. È una disciplina che si occupa attraverso varie tecnologie di capire cosa succede nel cervello a seguito di stimoli di bellezza, sia a livello di percezione, emozione, attenzione. Si usano sia l'elettroencefalogramma che la stimolazione magnetica transcranica e soprattutto la risonanza magnetica funzionale. Qui cerco di spiegarvi brevemente il funzionamento di questa tecnica perché è la tecnica che ci ha permesso di capire proprio l'esistenza di centri particolari. E questa tecnologia sfrutta un effetto che si chiama BOLD, che è un acronimo che vuol dire Blood Oxygenation Level Dependent, che è stato trovato da uno scienziato giapponese nel 1990, e è basata sul fatto che durante il flusso sanguigno cerebrale a riposo vi è una commistione omogenea tra emoglobina ossigenata, che deve lasciare l'ossigeno ai tessuti, e deossigenata. La emoglobina deossigenata possiede delle proprietà paramagnetiche. Allora succede che in presenza di un flusso sanguigno aumentato, come si verifica in un'area del cervello che si attiva, e qui vedete ad esempio l'area motoria che al comando di muovi la mano si attiva proprio nel punto che sappiamo governa la mano. A questo punto il rapporto tra le due emoglobine si sposta a favore dell'emoglobina ossigenata e quindi questa diminuzione di concentrazione della deossigenata causa un aumento di segnale di risonanza che permette di evidenziare, mappare questa particolare area del cervello. Quindi abbiamo in sostanza un mezzo di contrasto naturale che ci permette di studiare il cervello in risposta a tutta una serie di stimoli e tra l'altro anche quando il comando è immagina di muovere la mano si accende quell'area, l'abbiamo capito con
sentendo il Vittorio Gallese che ci ha parlato appunto dei neuroni specchio. Ecco la foto da una parte di Semir Zeki, che è il neuroscienziato londinese a cui si deve il termine neuroestetica, e il suo allievo Luca Francesco Ticini, che avremo il piacere di ascoltare nel video che adesso potremo vedere insieme. Quindi vi auguro buon godimento del video e poi ci troviamo per una discussione con i nostri ospiti. Benissimo. Buonasera a tutti e grazie per essere in sala. Il mio nome è Luca Ticini e sono professore ordinario di neuroscienze cognitive all'Università Webster di Vienna, e anche sono capo dipartimento del Dipartimento di Psicologia qui. E innanzitutto volevo ringraziare voi di essere presenti. Sfortunatamente io non sono potuto venire ad intervenire di persona perché per la pandemia, ma anche perché insegno tutto il giorno. E ovviamente ringrazio gli organizzatori per aver strutturato questa serie di incontri molto interessanti che toccano anche temi che mi stanno particolarmente a cuore. In questi 20 minuti brevemente esploreremo le basi neurobiologiche dell'esperienza estetica, della bellezza. Perché esperienza estetica? Beh, abbiamo anche negli eventi che mi hanno preceduto, sicuramente abbiamo capito come la partecipazione ad eventi culturali in generale possa avere un'influenza sulla salute, in generale del pubblico. Quindi cercare di verificare, di portare evidenze neurobiologiche, quindi sulla struttura biochimica e dell'influenza che la partecipazione culturale ha sulla biochimica del cervello, o comunque sulla struttura del nostro cervello, è importante per apportare nuove informazioni per chi poi si trova nella situazione di compiere decisioni nel campo. Quindi il ruolo delle neuroscienze in questo caso è un ruolo di supporto, ma per noi è anche assolutamente interessante riuscire a capire come il nostro cervello reagisce alla visione del bello, comunque all'esperienza estetica, e di come le strutture possono cambiare, non solo dal punto di vista biochimico, ma anche proprio di fisico, di strutturale, cognitività, volume, eccetera. Bene. Beh, innanzitutto dobbiamo considerare alcune cose, ovvero sia che la biologia dell'esperienza estetica è comunque influenzata da una miriade di fattori. Probabilmente ne avete già parlato con il professor Gallese, come la parte sensorimotoria del nostro cervello sia coinvolta nell'esperienza estetica, ma non di meno anche la nostra esperienza pregressa, oppure il contesto culturale in cui cresciamo, ma anche il contesto in cui osserviamo un'opera d'arte o comunque un lavoro artistico. Pensiamo ad esempio all'opera La Fontana di Duchamp. Era un orinatoio che, portato nel contesto artistico, voleva fare un po' di challenging il mondo dell'arte di quell'epoca. Bene, e ovviamente anche la parte più emotiva della ricompensa sono assolutamente importanti per riuscire da studiare, per riuscire a capire come effettivamente la nostra esperienza estetica viene modulata a livello neurobiologico. Oggi abbiamo delle macchine molto costose, ma assolutamente interessanti dal punto di vista scientifico, che ci possono permettere di visualizzare l'attività cerebrale quando, per esempio, siamo di fronte a un'opera d'arte, oppure quando prendiamo una decisione riguardo all'estetica di quell'opera d'arte, cioè se ci piace di più o ci piace di meno. Ovviamente qui entriamo con l'esperienza estetica in un ambito altamente soggettivo, per cui ognuno di noi
ovviamente ha il suo gusto estetico, influenzato dalle esperienze pregresse, ma non solo. Voi mi potreste anche dire, sì, non è tutto ovviamente soggettivo, ma ci sono delle situazioni in cui degli stimoli possono essere reputati dalla maggior parte delle persone come esteticamente piacevoli. Pensiamo all'Apollo del Belvedere, oppure ai frattali che comunque hanno un richiamo probabilmente a delle esperienze pregresse nella nostra storia evolutiva. In ogni caso, se noi analizziamo cosa succede nel nostro cervello quando siamo di fronte a un'opera d'arte, quando abbiamo l'esperienza del bello, beh, si accendono delle aree comuni in ognuno di noi. Delle aree che si concentrano delle aree che si concentrano attorno alla parte del cervello che sta dietro i nostri occhi. E come vedete qua nella parte alta, Le Breton, per esempio, ha trovato un'area piuttosto grande che coinvolge questa corteccia cerebrale che si chiama orbito frontale. Vediamo i Shizu Ezeki, di nuovo, attività di nuovo fra i nostri occhi, nella corteccia orbito frontale, e Selaconde che comunque trova un altro tipo di attività un po' distante, ma che comunque fa sempre parte del network di aree attivate dall'esperienza estetica. Infatti noi non parliamo di singole aree, ma di network di aree che sono in comunicazione. In verità una particolare area che è coinvolta nell'esperienza estetica, che è appunto, come menzionavo, la corteccia orbito frontale, che vedete in giallo e un po' verde e rosso. Gli studi condotti da Shizu Ezeki, per esempio, hanno evidenziato che quest'area si attiva in ogni caso, per esempio, quando reputiamo bello un'opera d'arte visiva, nell'ambito visivo, ma anche si accende quando reputiamo bella una composizione musicale. E se facciamo una sovrapposizione delle aree e statisticamente valutiamo qual è la parte del cervello che più si attiva quando abbiamo l'esperienza del bello, è appunto quella che vedete in giallo, ed è l'area orbitofrontale mediale. Ora, che questo significhi che esiste un centro cerebrale per la bellezza, non ne siamo assolutamente sicuri, anche perché appunto fa parte di un network di aree, però dobbiamo ricordare che se quest'area è danneggiata, cosa succede? Beh, sì, le persone non possono più avere l'esperienza del bello. Si chiama l'anedonia. Un'esperienza che ovviamente è una patologia che porta anche alla depressione. Che esista quindi un centro della bellezza nel nostro cervello è un dato che possiamo prendere per assunto adesso, però è ancora in discussione. La cosa interessante su questa corteccia orbito frontale mediale è che la sua attività viene modulata dalla nostra esperienza estetica, ovvero c'è una minore attività quando percepiamo un oggetto, un'opera d'arte brutta, e una maggiore attività quando abbiamo un'esperienza, l'esperienza del bello. Quindi la stessa area, una modulazione della stessa area, che è quell'area che, se danneggiata, causa il fenomeno di anedonia, la sua modulazione ci provoca diverse esperienze. Attenzione, non è l'esperienza estetica che causa l'attività di quest'area, ma è l'attività di quest'area che causa, assieme a tante altre, la nostra esperienza, determina la nostra esperienza estetica. Dobbiamo pensare che esiste il fenomeno di specializzazione funzionale nel nostro cervello, ovvero ogni area ha i suoi compiti ben precisi. Per esempio abbiamo l'area che si occupa dell'elaborazione e processamento e percezione dei volti, ma anche per esempio degli edifici. Nell'ambito artistico, per esempio, l'area
chiamata area visiva numero 5, o V5, che è deputata all'elaborazione e alla percezione di stimoli in movimento, è quella che si attiva ovviamente quando guardiamo un'opera che ha delle parti in movimento, no? Non necessariamente movimento reale, ma può essere anche movimento virtuale. La cosa interessante è che la bellezza che percepiamo dell'opera è modula, o viceversa anche modulata, dall'attività, di nuovo, di quest'area visiva. Cioè più attività c'è, maggiore c'è una correlazione con la preferenza che abbiamo su questi stimoli. Ovviamente stiamo parlando di network, per cui le informazioni vengono mandate alla corteccia orbitofrontale mediale, che abbiamo già visto in precedenza, al centro, diciamo, per la bellezza, nel nostro cervello, e poi i segnali vengono mandati indietro per modulare anche l'attività dell'area visiva. Quindi dobbiamo sempre considerare appunto questi network di feedback e feed-forward, meccanismi di questo tipo che vengono ad essere coinvolti nella nostra percezione estetica. Ovviamente, come ho detto prima, la percezione estetica è determinata anche dal contesto, dalla conoscenza che abbiamo di talune opere. Supponiamo, ho fatto l'esempio dell'Orinatoio, ma anche se abbiamo di fronte, ad esempio, due opere d'arte o due lavori artistici, quello a sinistra ci può sembrare che abbia meno valore. In verità, non appena sappiamo che anche l'opera a sinistra è stata fatta da Pablo Picasso solo quando era un bambino, allora il valore che attribuiamo e la percezione che abbiamo dello stesso stimolo può essere totalmente cambiata. Zecchi ha fatto un ottimo studio su questo fenomeno, in cui attribuiva allo stesso stimolo delle caratteristiche, la provenienza diversa. Lo stimolo veniva proposto una volta come generato dal computer, e l'altra volta invece creato da un artista, e presente ad esempio la Tate Gallery. Con lo stesso stimolo poteva causare due risposte cerebrali completamente diverse. Quando era considerato come generato dal computer, la bellezza percepita era molto minore, e l'attività ovviamente dell'area orbitofrontale era minore, mentre quando lo stesso stimolo era considerato un'opera reale presente in una galleria d'arte, la corteccia orbitofrontale si attivava maggiormente, e anche la percezione, la risposta comportamentale, quindi quanto piaceva quest'opera ai soggetti dell'esperimento, totalmente cambiava anche in questo caso. Ovviamente quando parliamo come ho detto, di percezione della bellezza, dobbiamo considerare che esistono anche altre aree come l'insula, o nei lobi temporali, che elabora le emozioni viscerali, soprattutto quelle negative, come il disgusto, ma anche regola la nostra omeostasi, ovvero l'equilibrio del nostro corpo, e anche l'amigdala, che è coinvolta soprattutto in emozioni come la paura. Ovviamente queste sono altre aree che vengono coinvolte durante l'esperienza estetica. L'arte influenza ovviamente non solo l'attività di aree, ma anche l'effetto che queste aree causano a livello corporale, o comunque l'influenza che hanno sulle altre aree del cervello. L'induzione di questo senso di benessere attraverso l'attività, ad esempio, del sistema che coinvolge la corteccia orbitofrontale, causa il rilascio della dopamina. Quindi questa sensazione di benessere, un neurotrasmettitore che genera una sensazione di benessere. Quindi il piacere che abbiamo quando ascoltiamo
un brano musicale è determinato dall'attività e dalla sinergia di diversi centri dopaminergici, quindi centri che mediano la sensazione di ricompensa. Quindi, in generale, cosa possiamo dire? Che abbiamo delle evidenze a supporto del fatto che se ci esponiamo a eventi culturali, se partecipiamo ad eventi culturali di ogni tipo, questi eventi hanno un grosso impatto a livello cerebrale. Uno dei tanti è proprio l'attività del sistema che coinvolge la corteccia orbitofrontale e del rilascio di dopamina e quindi della sensazione di well-being, no? Di benessere psicofisico. Ad oggi quindi possiamo affermare che il piacere estetico sia molto legato alla partecipazione culturale, tramite appunto questo componente neurobiologico. E quindi il beneficio che le persone traggono dalla partecipazione attiva o passiva ad eventi culturali ovviamente non solo cambia cosa proviamo, in generale il nostro benessere, ma anche può cambiare addirittura la neurobiologia e la struttura fisica del nostro cervello. Quindi con questa breve introduzione volevo semplicemente darvi qualche informazione su come la ricerca in questa direzione può essere assolutamente importante proprio per dare le basi scientifiche tra le altre, ad uno sviluppo di un nuovo welfare che includa con convinzione i settori culturali come apporto di stimoli che aumentino il nostro benessere psicofisico. Grazie mille per l'attenzione, spero di aver dato dei suggerimenti per la discussione che verrà fatta successivamente e ancora grazie per avermi ascoltato. Bene, mi è piaciuto? Spero di sì, non è stato molto lungo. E adesso se questo microfono funziona, sì, è la parte credo ancora più interessante, perché siamo sempre molto fortunati di avere degli ospiti, esponenti vuoi delle arti o della scienza di grande prestigio, e quindi io adesso li chiamo qui al tavolo con me. Inizio dal campo dell'arte con il professor Fabio Pusterla, che è un grande letterato, traduttore e critico letterario, ma soprattutto un grandissimo poeta. E molti critici lo considerano uno dei maggiori poeti contemporanei in lingua italiana. Vincitore di numerosi premi e riconoscimenti letterari, come il premio Montale, che gli fu attribuito a soli 27 anni, con la raccolta Concessione d'inverno, e che suscitò immediatamente il consenso di critici e anche di altri poeti. Quindi vorrei che venisse qui a raggiungermi. E invitiamo anche il professor Andrea Alimonti, che è un oncologo molecolare, direttore dell'oncologia molecolare presso l'Istituto di Ricerca Oncologica, professore ordinario non solo presso USI, ma anche in altre università come quella di Padova e di Zurigo. Quindi anche lui è un ricercatore che ha avuto numerosi premi e riconoscimenti, ad esempio dall'European Research Center, ERC. Ha iniziato la sua carriera presso l'Università di Roma, poi ha avuto un periodo di frequentazione nell'ambito di biologia del cancro americano, prima al Memorial Sloan Kettering Center di New York, che è un centro
estremamente prestigioso per la ricerca oncologica, e poi alla Harvard Medical School di Boston. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche di ricerca clinica e direi soprattutto di ricerca di base, perché sta anche sviluppando delle teorie molto affascinanti che riguardano non solo i tumori ma anche i processi di invecchiamento. Quindi professore Limonti, prego. Bene, vorrei allora dare subito la parola al professor Pusterla per ci parli cosa gli ha diciamo, innescato sentire questo video e l'argomento di questa sera. Va bene, grazie di questo invito molto bello e per me anche molto imbarazzante, perché mi sento davvero un pesce fuor d'acqua a contatto con la scienza. Ma la prima reazione che ho provato guardando questo filmato e anche vedendo il programma di questo ciclo, la prima reazione è proprio questa. Io credo che sia molto importante oggi superare una vecchia contrapposizione che non solo non ha più ragion d'essere, se mai l'ha avuta, ma che è sterile e pericolosa, cioè quella che contrapporrebbe il mondo scientifico da un lato col suo linguaggio e il mondo umanistico e culturale dall'altro. In altre epoche, abbastanza lontane nel tempo, scienza e umanesimo hanno strettamente dialogato, collaborato. Poi nel corso soprattutto dell'Ottocento e in parte ancora del Novecento c'è stato questo distanziamento che naturalmente aveva tutta una serie di ragioni che adesso non è il caso di ricordare, ma oggi io credo che da entrambe le parti una prospettiva di crescita e di sviluppo sia appunto quella del dialogo. E allora mi pare che questo ciclo in generale e quello che abbiamo sentito nel filmato di Luca Ticini in particolare vadano proprio in questa direzione. E se uno dovesse chiedermi, c'è un equivalente poetico o letterario di quello che abbiamo sentito, cioè del ruolo che può avere l'esperienza estetica e la bellezza, tornerò dopo su questi due termini, dentro la vita, il benessere o il malessere dell'individuo, io subito suggerirei una pagina, non la leggerò tutta perché è troppo lunga, di un poeta contemporaneo francese che è morto questa primavera, uno dei grandi poeti europei del secondo Novecento, si chiamava Philippe Jacotet. Philippe Jacotet ha scritto in età molto avanzata un libro che in francese si intitola Notes du Ravin, alla lettera note, annotazioni, Ravin è una parola difficile che vuol dire tante cose, vuol dire gola, burrone, scoscendimento, e insomma suggerisce un'esperienza piuttosto negativa che positiva. E infatti è un libro cupo, scritto da un uomo anziano che sta vedendo probabilmente morire i propri amici, che è piuttosto tendente alla malinconia se non addirittura alla depressione e che ad un certo punto scrive questa pagina straordinaria in cui descrive in maniera piuttosto atroce due figure di persone anziane. L'una, la prima, concretamente visibile e probabilmente affetta da una delle tante malattie degenerative, forse un Alzheimer o qualcosa del genere, completamente dimentica di sé. L'altra invece è vista sullo schermo di un televisore in una delle tante scene terribili della violenza della storia contemporanea. Che so, un bombardamento nei Balcani, dove si vedono delle persone fuggire disperate, dei vecchi trascinati su sacchi della spazzatura improvvisati come barelle, e uno di questi vecchi sembra disperato di abbandonare la propria casa. E nessuno dei due, continua Jacotet, potrà mai tornare nella propria casa. Nel secondo caso perché la casa non esiste più ed è stata bombardata. Nel primo perché anche se ci tornasse non la riconoscerebbe. Dunque questa è la pagina terribile, quasi medica potremmo dire. Poi c'è una breve spaziatura, un'immagine ancora dello stessa natura, la pioggia fredda come ferro, e poi improvvisamente qualche cosa che va d'accordo col filmato che leggo, sono 5 righe. L'ultima sonata per piano di Schubert, tornata alla mia memoria ieri sera, e dalla sorpresa mi sono detto semplicemente una volta di più, ecco
ecco quel che inesplicabilmente ci tiene ritti, in piedi, contro le peggiori tempeste, contro l'aspirazione del vuoto. Ecco quello che merita definitivamente di essere amato, la tenera colonna di fuoco che ci conduce persino nel deserto che pare non avere limiti o fine. È più o meno la stessa cosa. La seconda reazione che ho avuto dal filmato è che mi sembra che il professor Ticini e forse le neuroscienze in generale tendano ad utilizzare come se fossero quasi sinonimi esperienza estetica e percezione della bellezza. Io credo che ci siano delle sfumature importanti. L'esperienza estetica non penso che necessariamente debba essere il confronto con la bellezza. E del resto alcuni degli esempi fatti da Ticini andavano proprio all'orinatoio, per esempio, non è questione di bellezza. Ma l'esperienza estetica, invece, non facile da definire, ha a che vedere con una specie, almeno secondo me, di intensificazione della propria percezione e della propria coscienza. Di fronte a un'opera d'arte non necessariamente bella, ma dalla quale in qualche modo io mi sento chiamato, la mia sensazione è questa, di vivere più intensamente quel momento. Anche se l'opera d'arte, come è spesso il caso nell'opera d'arte moderna, può apparentemente non perseguire l'ideale della bellezza, ma addirittura rovesciarlo. E leggo ancora, e dopo smetto questa prima tornata, leggo ancora un testo di un poeta francese, un altro poeta francese, che però devo trovare, che si chiama, anche questo è scomparso da poco, Yves Bonfoy. Yves Bonfoy è stato un grandissimo poeta intellettuale che a un certo punto scrive questa poesia terribile, intitolata La bellezza. E dirà, la leggo in italiano, tu che distruggi l'essere, bellezza. Sarai suppliziata, messa alla ruota, disonorata, proclamata colpevole, ridotta a sangue e grido e notte, di ogni gioia spodestata. O dilaniata su ogni ferro innanzi l'alba, o calpestata e trafitta su ogni strada. Nostra disperazione sarà che tu sia viva, nostro cuore che tu soffra, nostra voce umiliare le tue lacrime, chiamarti mentitrice, di cielo nero apportatrice. Ma desiderio nostro essendo il tuo corpo infermo, nostra pietà è il tuo cuore, che a ogni fango ci guida. Dietro questa poesia, ma non sto adesso a fare la lezione, sta quello che forse è il punto di riferimento della modernità otto e novecentesca, cioè una poesia di Baudelaire, che si intitola appunto La beauté, la bellezza, e che riprende, ma senza essere probabilmente d'accordo fino in fondo, la definizione di Platone. La bellezza come ideale che in un certo senso ci porta lontano dal mondo, mentre l'arte moderna e contemporanea tende a dire no, dobbiamo stare qui. E la bellezza con la B maiuscola rischia di farci dimenticare la nostra bellezza con la B minuscola, ma che è presente ogni giorno in noi. Ecco, ma qui il discorso si complica, mi fermo. Grazie per questi contributi e per queste, direi, stille di bellezza letteraria. Allora rivolgiamoci allo scienziato. Come lo scienziato, in particolare l'oncologo, reagisce di fronte a questa materia di bellezza neuroestetica? Allora, grazie per l'invito che mi consente di studiare qualcosa che sapevo poco e che ho approfondito e che voglio condividere ovviamente con voi. È stato detto abbastanza nei video, anche nell'introduzione da parte di Fabio, credo, di Luca. E sicuramente la neuroestetica non studia che cos'è la bellezza, questo lo fanno i poeti, lo fanno gli artisti, lo fanno i filosofi, ma studia quali sono le basi scientifiche, quelle neurobiologiche, che ci permettono di capire da dove nasce la nostra esperienza di bellezza. E la cosa che mi ha sorpreso è che l'esperienza di bellezza in questo senso è democratica, quindi tutte le etnie del mondo, tutti a seconda delle regioni, colore della pelle, dei sessi, hanno un'esperienza che definisco come bellezza. E questo proprio perché, come abbiamo visto, si illuminano delle specifiche aree cerebrali che nel momento nel quale noi percepiamo qualcosa come bello. E ovviamente
queste aree possono illuminarsi quando noi siamo di fronte a un'opera d'arte che noi reputiamo bella, ma magari il nostro decano non reputa tale, quindi, o quando sentiamo una musica, o quando ad esempio, e questo non è stato citato forse e mi ha colpito particolarmente, questo concetto della cosiddetta bellezza morale, quindi moral beauty, che non sapevo l'esistenza. Quindi cos'è la bellezza morale? E faccio un esempio perché proprio qui davanti a me, quando il professor Maino, pochi sanno, che è un famoso chirurgo che si è decurtato il suo stipendio per darlo e donarlo alla ricerca scientifica. Pochi di noi l'avrebbero fatto. Ecco, quando io penso al professor Maino, probabilmente mi si illumina una parte del mio cervello che è simile a quella che praticamente mi si illumina quando vedo una bella opera d'arte, secondo me, no? Quindi è incredibile, no? Il fatto che diversi stimoli possano illuminare una stessa area cerebrale. E questa era una considerazione. Poi non sapevo, ad esempio, che questo poi crea anche dei fraintendimenti dal punto di vista biologico, anche evolutivi, che noi siamo spesso, o in modo sbagliato, spesso pensiamo a una persona che ha un bel aspetto come una persona di più elevata moralità. Cosa che non sapevo, ma esistono studi, ad esempio, che dimostrano che nella corte, cioè quando si va di fronte all'avvocato, se uno è un po' più bello rispetto a un altro, gli danno meno anni da scontare. Ed è una cosa che mi ha particolarmente colpito. E poi dobbiamo un po' affrontare il tema anche da un punto di vista però critico, essendo scienziati o medici, dobbiamo anche capire che le aree che si illuminano possono significare qualcosa, ma possono anche non significare nulla, no? Nel senso che, tanto è vero che sia Zecchi che gli altri considerano l'attivazione di queste aree dopo la risonanza magnetica funzionale come correlative, cioè sono studi correlativi, ci dicono che quando ho una esperienza di bellezza mi si illumina una parte, ma non mi spiegano che cosa succede quando mi si illumina quella parte, no? E soprattutto non mi spiegano che cosa può accadere se, ad esempio, quali sono le basi, cioè i neurotrasmettitori che si attivano nel momento nel quale noi abbiamo questa esperienza. Perché è importante questo? Perché un giorno potremmo avere un farmaco che ci fa percepire qualcosa che noi percepiamo come brutta, come bella, o via dicendo. Allora, spesso questi studi neuroscientifici basati sulle risonanze magnetiche funzionali mancano un po', purtroppo per motivi che poi magari spiegherò, dell'uso di farmaci, di sostanze attive a livello cerebrali che potrebbero aiutarci a capire un po' di più come funziona il nostro cervello. E purtroppo queste sostanze negli anni sono state messe un po' nel daspo, no? Non possiamo utilizzarle spesso per la ricerca scientifica perché vengono accumulate a delle droghe, ma un meccanismo forse per imparare un po' di più a capire il nostro cervello sarebbe accoppiare questi studi di risonanza magnetica nucleare a dei farmaci che cambiano l'attivazione o no, come in un malato che a un certo punto per una lesione ischemica non capisce più, non percepisce più la bellezza perché quella parte del cervello, no, non funziona. Quindi questa era un'altra considerazione. Perché questo? Perché sappiamo ad esempio che molte malattie come la depressione non ti fanno capire, non ti fanno apprezzare la bellezza, no? Sarebbe necessario magari attivare quell'area cerebrale in modo tale da farci riapprezzare quando abbiamo una patologia anche questi tipi di stimoli, no? Poi ho anche altre considerazioni, ma magari le facciamo ping-pong. Sì. Ping-pong. Bene. No, direi che sono osservazioni molto interessanti, sia quelle del professor Pusterro e del professor Limonti. E per quanto riguarda la differenza tra stimolo estetico e bellezza, hai perfettamente ragione. Devo dire che nel campo delle neuroscienze questi ricercatori si stanno chiedendo anche se c'è una differenza tra quello che noi chiamiamo bello e quello che chiamiamo sublime, in cui nel concetto di sublime può anche entrare qualcosa che ci crea
uno spavento, un senso negativo, cioè ad esempio la visione di un tornado, di una tempesta, può essere sia vista come qualcosa che la natura ci fa vedere come bello, ma anche ci spaventa. Quindi questo è il sublime. Pare che le basi neurobiologiche siano diverse dalle due condizioni. E lei ha ragione che questi studi sono un po' frammentari, si dovrebbero studiare molte più cose. Sappiamo qualcosa di più dei neurotrasmettitori. Oltre alla dopamina, alcuni studi hanno sottolineato che vengono messe in gioco le endorfine sicuramente, vengono messe in gioco l'ossitocina, che è quell'ormone che si attiva predisponendoci a vedere nell'altro una persona amica di cui ci possiamo fidare. È l'ormone che si attiva proprio durante l'allattamento tra madre e figlio. L'ossitocina serve a creare questa unità, questa coesione molto ancestrale, e anche la serotonina, che ha un effetto antidepressivo. Quindi c'è una ricchezza di stimoli che nel cervello prendono corpo, che potrebbero spiegare tutti questi fenomeni di gradevolezza, di soddisfazione, di ricompensa che noi abbiamo vedendo delle opere d'arte. Il paradigma cosiddetto beauty is good è un paradigma che viene usato per studiare ad esempio i soggetti con autismo, in cui non si è certi che abbiano mantenuto un senso della bellezza. E sono degli studi che hanno dimostrato che anche nei bambini autistici, come succede nei bambini in generale, un viso bello viene interpretato come anche espressione di bontà e di qualcosa di cui ci si può fidare. Quindi è qualcosa di molto ancestrale questo. L'LSD adesso è stato approvato per essere usato nelle forme di depressione grave, e quindi mi riallaccio a questo commento su alcune sostanze che venivano interpretate sempre in negativo come sostanze psichedeliche, invece stanno riscoprendo un ruolo nella terapia medica di alcune forme psichiatriche. Professor Pusterla, lei la parola se vuole arricchire un po' il contorno. Dicevo prima dell'importanza del dialogo tra il settore artistico e quello scientifico, e raccontavo al professore via mail tempo fa che da qualche anno, come credo chiunque, sono stato attratto da profano dalle neuroscienze. Ho letto un po' di libri in materia, quelli ovviamente alla mia portata, cioè quelli di taglio divulgativo. Il primo forse è stato un libro che credo sia stato pubblicato una quarantina d'anni fa da un neuroscienziato francese, Benjamin Changeux. Il titolo in italiano è L'uomo neuronale. E leggendo quel libro avevo trovato molte cose affascinanti e nello stesso tempo avevo intravisto quello che a me sembrava un rischio, che è un rischio che sento presente anche oggi, e cioè che le neuroscienze, proprio seguendo quelle evidenze che spiegano fino ad un certo punto le cose, cioè l'illuminazione di certe aree cerebrali, eccetera, eccetera, credano di poter spiegare davvero tutto. Non sono sicuro che questo sia possibile. Sono affascinato dall'idea che l'esperienza estetica o del bello attivi per esempio degli ormoni o delle sostanze e che questo aumenti il nostro stato di benessere. Ma perché questo avviene? Perché, cioè, di fronte a una musica di Schubert, come nell'esempio che ho letto, a un quadro meraviglioso o ad altro, noi reagiamo in questo modo? Questo non sono certo che possa essere spiegato fino in fondo dalle neuroscienze. E mi ricorda un passo ancora di un poeta che ho citato prima, Philippe Jacotet, che ha scritto un libro, secondo me stupendo, su uno dei maggiori pittori italiani ed europei del Novecento, cioè Giorgio Morandi. E in questo libro su Morandi, Jacotet ricorda un aneddoto, che un giorno un grande critico va a trovare nel suo atelier Giorgio Morandi e lui lo guida, gli mostra le opere,
ma gli mostra un po' tutto. E tra le altre cose che gli mostra è il suo comodino, su cui dice da tempo immemorabile ci sono sempre questi due libri, Lo Zibaldone di Giacomo Leopardi e I pensieri di Pascal. E poi aggiunge, parlando di Pascal, ma ti rendi conto che era un matematico? Ma lo sai che con la matematica, con la geometria, e oggi potremmo dire con le neuroscienze, si può spiegare quasi tutto? E Jacotet, dopo aver raccontato questo, aggiunge, forse tutta l'arte di Morandi sta in quel quasi, cioè in quello che sfugge inevitabilmente alla scienza, ma non perché la scienza sia cieca, ma perché sono due linguaggi evidentemente convergenti ma differenti, no? Ecco, questo credo che sia un punto da tenere presente, proprio per continuare e propiziare questo dialogo. Per noi, diciamo letterati, se vogliamo usare questo termine, c'è bisogno di un'apertura, di una curiosità e di un po' di fatica, perché leggere i libri scientifici non è una passeggiata. Da parte della scienza forse c'è bisogno di una certa dose di umiltà, per così dire, riconoscere, come sta avvenendo in molti campi della pratica medica, penso a quella che conosco un pochino, le medical humanities, c'è bisogno di riconoscere anche dei limiti. La scienza non può arrivare fino in fondo. Per esempio non può guarire molte cose, ma forse non può risolvere l'angoscia di un paziente che sa che ha 6 mesi di vita. Quel periodo non è più scientifico, non è più solo scientifico, ma ha bisogno anche di quello di cui stiamo parlando, credo. Sì, in effetti è una delle ragioni per cui abbiamo promosso questo corso, proprio per avvicinare il medico orientato al modello biomedico ad un modello un po' diverso, ecco. È un ritorno a quell'umanesimo che faceva parte naturalmente dell'essere medico in una certa epoca, quando non c'erano molte armi a disposizione, non c'erano neanche molti dati a disposizione, però il medico aveva questa grande dote dell'empatia proprio, quello che abbiamo studiato con Gallese la volta scorsa, e ci stiamo rendendo conto che questa dote si sta perdendo nei giovani medici, e il rapporto medico-paziente che poi dà dei grandi risultati proprio perché mette in gioco dei meccanismi psicologici, anche neurologici molto, molto intensi, che facilitano certe forme di guarigione, di tendenza alla guarigione. Professore Limonti. Sì, parlavamo della sofferenza dei pazienti. Allora, essendo io oncologo, ho anche cercato di capire se l'esperienza estetica potesse di fatto essere utilizzata o come terapia o come adiuvante per pazienti affetti da diversi tipi di patologia neoplastica, no? E quindi ho un po' visto la letteratura insieme agli altri collaboratori e mi sono imbattuto in questa revisione sistemica della Cochrane, che sapete che esistono migliaia di studi, però alcuni studi sono buoni perché sono fatti bene da bravi medici, sono controllati, sono randomizzati. Altri invece non valgono niente. Quindi insomma la Cochrane non fa altro che prendere tutti quegli studi che sono buoni e eliminarne quelli che sono cattivi, e poi ci dice che cosa succede su un determinato nesso. E per esempio esistono tantissimi studi che dimostrano che c'è un effetto sia della cosiddetta music medicine e della music therapy in pazienti affetti da diverse patologie. Che cos'è la music medicine? Non lo sapevo neanche io, in pratica c'è una differenza. La music medicine è di fatto far ascoltare musica, della buona musica ad un paziente affetto da una malattia neoplastica in vicinanza di un medico, quindi professionista, cioè di un medico che gli fa ascoltare della musica o di un infermiere, mentre la music therapy è ascoltare la stessa musica, cioè della buona musica, però accanto a un music therapy, cioè a uno specialista che spiega come è stata fatta la sinfonia, eccetera, eccetera. Allora, esistono circa 81 studi con 5.500 pazienti che dimostra che sia la music medicine, ma soprattutto la music therapy, quindi la musica spiegata poi da un terapista, quindi può
sicuramente non guarire dal cancro, questo sarebbe ovviamente un'illusione, ma può migliorare ad esempio l'ansia associata alle patologie di tipo neoplastico, lievemente migliorare la depressione che è associata a queste malattie e addirittura ha un impatto sulla percezione del dolore e dell'affaticamento, la cosiddetta sindrome cosiddetta fatigue, no? Quando uno fa una terapia antineoplastica spesso è affaticato proprio perché per una serie di fenomeni biologici. Ecco, questo può sicuramente essere d'aiuto per i pazienti, anche se nel caso invece delle arti visive, cioè dell'art therapy, ci sono meno studi e ne ho trovato uno che è un'altra review dove sono stati, non so perché, ma sono sempre le donne che fanno questi tipi di studi, soprattutto le pazienti affette da carcinoma della mammella o della cervice uterina. Ecco, in questi studi, circa 12 studi sono stati rivisti con 580 pazienti e si è visto nuovamente che c'era un art therapist, quindi non è che vedere semplicemente un quadro migliora la sintomatologia, ma essere vicino a un terapista dell'arte, cioè qualcuno che si mette lì vicino al paziente, dipinge, fa un collage, cioè mette di fronte al paziente in prova un'esperienza artistica, migliora, questi sono studi randomizzati, nuovamente sia l'ansia legata alla somministrazione della terapia, quindi la chemoterapia, l'affaticamento e ha un impatto anche sulla depressione legata alla patologia. Quindi questi erano degli studi che mi ha fatto piacere riportare. Grazie molto di queste citazioni, perché sicuramente aprono una grande prospettiva che già si sta realizzando in alcuni centri oncologici, però forse deve essere maggiormente portata all'attenzione. Quindi l'arte nei reparti oncologici come supporto per tutta una serie di problematiche dell'essere lì e di anche avere delle sessioni di chemioterapia che sono a volte un po' fastidiose, quindi ci sono tante ragioni per portare l'arte e sicuramente la figura di un mediatore artistico è fondamentale, per cui quanto più possibile bisognerebbe avere delle persone che professionalmente sono in grado di aiutare quella persona, quel malato a godere di quella particolare forma d'arte. Ecco, probabilmente se facessimo la risonanza magnetica si attiverebbe quella parte cerebrale solo in vicinanza dell'art therapy. Assolutamente. Se ne è parlato molto nel forum che Fondazione IPSA e Città di Lugano hanno organizzato proprio 2 giorni fa e abbiamo avuto anche il piacere di vedere delle esperienze sul campo qui in Ticino che già stanno realizzando questa nuova prospettiva, quindi è stato molto interessante. Ma professor Pusterla, mi sto chiedendo, quello di cui siamo assolutamente carenti sono gli studi sulla poesia. Certo. In questo campo non ce ne sono. Come mai? No, naturalmente non lo so, ma posso azzardare un paio di ipotesi. Azzardiamo. La prima è abbastanza semplice, è che rispetto alla musica in particolare, ma anche all'arte, la poesia è un linguaggio meno universale, intanto perché è scritta con delle parole e le parole appartengono a una lingua. Quindi si può ascoltare Schubert in ogni parte del mondo, guardare un quadro di Picasso ovunque, ma non si può leggere una poesia scritta da un autore italiano facilmente fuori d'Italia. Questo è il primo problema che forse spiega la carenza di studi. Il secondo è un problema invece relativo a quel contesto di cui parlava Ticini prima, no? Cioè il contesto per cui si ritiene, a torto o a ragione, che la poesia sia un tipo di linguaggio artistico dalla soglia d'accesso più difficile, più ardua, cosa che forse in parte è vera. Bisognerebbe vedere cosa succede però, per fare l'equivalenza con gli studi e le esperienze ricordate, se in una situazione, supponiamo oncologica o comunque di ospitalizzazione, non venisse dato al paziente il libro da leggere, ma invitato uno che legge ad alta voce il testo. Certo. Allora forse sarebbe più probabile una forma di adesione quasi empatica
cioè non c'è bisogno di capire tutto esattamente come accade di fronte a un quadro o a una musica. La prima sensazione non è quella razionale di comprensione, ma di trasporto, di lasciarsi prendere da. E questo può avvenire con la poesia forse più facilmente attraverso la voce che non attraverso la pagina scritta. Poi mi ricordo un'esperienza personale quando avevo appena saputo dell'esistenza delle Medical Humanities, forse era nata da poco la rivista in Ticino Medical Humanities, e cominciavo insomma a interessarmi un poco, ero in Francia e invitato da qualche parte e devo aver letto in italiano una poesia che avevo scritto e che era stata tradotta in francese. Tra il pubblico c'era un signore che non conoscevo che poi è venuto e mi dice: la sua poesia parlava di un amico morto di overdose, vero? Ho detto sì, ma lei come ha fatto a capirlo? Sono un medico e mi occupo esattamente di queste cose, cioè era un medico francese che stava cominciando a praticare queste forme di... Dunque mi aveva molto colpito questa cosa, no? Vuol dire che in realtà un possibile dialogo esiste e bisogna sfatare forse qualche pregiudizio nei confronti della poesia. Se dovessimo fare un esperimento qui per vedere che aria si accende, lei potrebbe dire una poesia adatta a questo piccolo esperimento? Io non pensavo di farlo, ma visto che lei me l'ha chiesto prima, ubbidisco e quindi non ho portato il libro, devo andare a pescarla. Non è molto elegante o molto poetico, però leggo proprio quella che mi ha ricordato lei, la leggo per più di un motivo. Intanto perché non è una poesia che parla immediatamente di cose belle, come dicevamo all'inizio. Poi perché l'ho scritta per un mio amico fraterno che purtroppo è morto pochi mesi fa di una delle malattie di cui stiamo parlando. Lui era malato di Parkinson e quindi gli ultimi suoi anni sono stati atroci perché era nella fase in cui il morbo, oltre al tremore fisico, stava intaccando anche la capacità di eloquio, difficile dire di più, forse anche di ragionamento, non ero certo. Fatto sta che questo mio amico, che era un poeta di grande valore, che viveva ad Ancona, si chiamava Francesco Scarabicchi, conosceva abbastanza bene Lugano, perché ci eravamo visti spesso, era venuto qua, e una volta, tanti anni fa, passeggiavamo al Parco Ciani e lui è rimasto affascinato. Se lo facesse un altro direi, vabbè, che banalità. Di fronte a quello, lo ricorderete tutti, quel cancello che c'è proprio di fronte alla Villa Ciani, che dà sul lago, che è un cancello un po' strano, perché non si capisce cosa ci faccia lì. Bisognerebbe rivedere la villa nella sua interezza per capirne. Certo. Ma proprio questo essere un cancello slegato dalla narrazione della sua esistenza l'aveva colpito, anche perché lui stava scrivendo un libro che poi sarebbe stato pubblicato, intitolato Il cancello, e quando ho visto quel cancello ho detto ecco, è questo il cancello che stavo cercando. Allora qualche anno fa, quando lui era già molto malato ma ancora vivo, io ho smesso di insegnare al liceo, continuo a insegnare all'università, ma al liceo sono andato in pensione e stavo facendo una passeggiata nel Parco Ciani con il mio nipotino più piccolo che aveva pochi mesi e sono passato da quelle parti, ma prima ho incontrato un mio amico che è un pittore che mi ha detto una cosa che sentirete nella poesia. E infine devo dire che Francesco Scarabicchi aveva scritto una poesia molto bella che diceva più, se la ricordo bene così: tutto sommato quello che conta è poco, il resto va, polvere d'ogni vivo, il di più che non giunge a perfezione alcuna. Quest'idea del poco che resta, quello che davvero conta. Ecco. Allora, questa poesia si intitola Porte chiuse, incontri, cancelli. Chiusa per sempre una porta di tormento e speranza, quasi senza dolore. Era tempo. Mi allontano dalla parte di me laggiù rimasta ammutolita. Cammino. Un altro varco conduce ora nel verde di un parco cittadino. Un assedio diverso in cui mi guida qualcuno che ancora non parla, ma osserva fronde, riflessi e a tratti lancia grida stridule di gabbiano che picchia nella luce. Non parla e sembra invece animato da una foga di dire, dal vento della vita che si fa o presto si farà parola, gioia, forse aspra e per ora inesplosa.
Non è poco, mi ripeto, è moltissimo, è tutto. Incontro gente ignota, donne che fanno yoga, una ragazza seduta che disegna quel che crede di vedere, poi un amico col cane. La felicità, dice guardandoci, è dalla vita che viene, non dalla poesia. Mai pensato il contrario, ma quelle antiche vampe di festa osservate da lontano, lo stare sempre ai margini. Inutile crucciarsi a questo punto, la parola voleva forse planare in quel vortice, ambiva a farsi luce, segna via. Intanto svariano nei prati gli ultimi fiori di settembre. Dietro un canneto si indovina il torrente che giunge alla sua foce. E poi spunta nel verde il tuo cancello, Francesco, affacciato sull'acqua o sul vuoto, o sul tempo trascorso che oggi lo fa assurdo quasi, tolto com'è dal suo racconto inenarrabile, ridotto a immagine stranita che chiama e turba e chiama ancora verso un oltre che non è oltre, ma qui, e nel qui si cela. Quello che resta, il poco, ancora questo, il filo che ci interroga, stretta per te la cruna più di sempre, un giogo opprime gli anni, ti costringe, ma quel cancello, il tuo, come una vela rimane, aperto al vento e al vento amico. Io cammino, ti penso. Questo abbiamo, mi dico a te parlando, lontano e inascoltante. Questo resta che vale. Bagliori, imperfezioni, desideri. Un filo d'aria non mite, non irosa, e le parole che insistono a cercare quello che sfugge e va. Seguo un airone, immobile sul sasso, grigio al grigio, in attesa. Lo guardo, apre le ali, forse vola. Dopo averla scritta... No. Smetto subito, ma solo per dire che quando l'ho scritta ovviamente l'ho spedita al mio amico sapendo che non poteva più neppure aprire il computer. Ma la moglie mi ha risposto dicendo che gliel'ha letta e che per un attimo ha sorriso. È l'ultima immagine che ho di lui e c'entra un po' col discorso di oggi, naturalmente. Bene, io avrei una curiosità, non so se qualcun altro ce la può avere, ma io non perdo niente facendo anche delle domande naif, no? Tanto non sono un letterato, non sono un poeta. Cioè vorrei avere un'indicazione di come si legge un libro di poesie. Cioè una poesia dopo l'altra, una poesia alla volta con una pausa in mezzo, una poesia al giorno, una poesia alla settimana, non so, mi dica lei qualcosa. No, non credo che ci sia una risposta valida, però è una domanda che è lecito porsi. E una volta, quando insegnavo al liceo, spesso ho invitato amici, colleghi, poeti italiani o ticinesi a incontrare gli studenti. Una volta ne è venuto uno di Pesaro, che si chiama Gianni Delia, il quale ha fatto un discorso che aveva colpito abbastanza gli studenti. Aveva detto, in realtà stava citando un filosofo, non l'ha detto, ma insomma aveva detto: vedete, se la scuola facesse la cosa più importante di tutte, che io chiamo educazione sentimentale, la poesia sarebbe la materia più importante. Ma siccome la scuola non la fa più, quella materia lì, cioè quella cosa lì, educazione sentimentale, è diventata una scuola sempre più tecnica, che non educa ma istruisce, vi hanno fregato la poesia. Allora un ragazzino alza la mano e dice: scusi, mi ha colpito quello che... ma noi cos'è che possiamo fare? E lui dice: guarda, ti dico come ho fatto io, non so altro. Prenditi un libro, scegli un libro di poesie, però deve essere di un grande autore, di Montale, di Baudelaire, di Leopardi, prendine uno e leggilo per conto tuo, a casa, sul bus, a scuola quando non stai attento. Leggilo come vuoi, tutto, e vedrai che dopo la poesia ti sembrerà un'altra cosa e un po' meno lontana. E io, che stavo lì a fare il moderatore, ho detto una cosa che forse non avrei dovuto dire. Ho detto: guarda, sono d'accordo con Gianni, anche a me è capitato questo, e aggiungerei quasi che quel libro lì,
una volta nella vita, per dargli più importanza, vale quasi la pena rubarlo. Mai in biblioteca, in un negozio. Rubatelo. Io l'ho fatto quando ero giovane. C'è stata una risatina, qualcuno rideva, qualcuno mi guardava come se fossi un delinquente, e vabbè, la cosa... 2 settimane dopo, stavo facendo lezione, una ragazza alza la mano e dice: scusi, volevo dirle, professore, l'ho fatto. Io non mi ricordavo bene. Cos'è che hai fatto? Come cosa ho fatto? Ho rubato un libro. Ah, dico, bene, cosa hai rubato? Dice: ho rubato Les Fleurs du Mal di Baudelaire. Dico: beh, hai scelto proprio bene. Brava, ti copro il furto se mai fosse necessario. Ma lei ha aggiunto: però guardi che non l'ho rubato per me. Io li ho già letto. L'ho rubato per regalarlo a mio padre che non legge poesia. E questo mi è sembrato meraviglioso. E anche fa ben sperare circa il rapporto fra la poesia e i giovani. Il vero problema è il rapporto fra la poesia e gli adulti. Questo è il vero problema, credo io. Bellissimo aneddoto, grazie. Penso che potremmo lasciare uno spazio anche a domande da parte vostra, se avete un'occasione imperdibile. Avete 2 eminenti esponenti di queste 2 discipline, ma qualcosa di più anche. Se c'è qualcuno che ha... Professor Maino. Avevo la necessità... Io ho un problema con la poesia, perché probabilmente non sono stato abbastanza ben educato nella poesia. Mentre ho fatto il solfeggio, nessuno poesia. mi ha fatto il solfeggio della poesia. Certo. E dove si va a farlo? E perché se non c'è qui non lo facciamo? Perché proprio mi manca questo flottement tra ambiguità, assonanza, cosa si dice, eccetera. Sento di mancare degli strumenti che mi richiama forse a un commento che volevo fare alle vostre 2 presentazioni. C'è una grossa componente attiva nella bellezza. Cioè, la bellezza che tu guardi o la bellezza alla quale tu ti abitui a guardare, alla fine ha qualche cosa di diverso. È qualche cosa che noi dobbiamo far crescere intorno a noi. Qualsiasi genitore sa che continuando a portare i figli ai musei o continuando a portarli ai concerti o continuando a leggere libri, alla fine è diverso. Per la poesia questo mi manca. Non posso risponderle bene. È chiaro che qui c'entra prima di tutto il ruolo della scuola. Io ho abbastanza anni per aver fatto una scuola che ai più giovani qui sembrerebbe provenire da un libro dell'800. Quando ero alle scuole elementari, ad esempio, ci insegnavano, dovevamo imparare a memoria una canzone durante l'ora di canto, una canzone che oggi provocherebbe l'immediato licenziamento di un insegnante. Si chiamava I 6 coniglietti ed era la storia di 6 coniglietti che morivano uno dopo l'altro, finché ne restava uno solo, un coniglietto che aveva buon cuore, rimasto solo, morì dal dolore. Era una cosa terrificante. La so ancora tutta a memoria, naturalmente. Ma il maestro, dopo le prime lezioni, ha chiamato, eravamo in 33 bambini, me e un altro compagno che si chiamava Nicolino, e ha detto: Fabio e Nicolino, quando cantiamo voi dovete muovere la bocca ma non emettere suono perché siete stonati. Allora, e lo stesso potrei dire dell'educazione al disegno che ho ricevuto. E di fatto, quando poi da ragazzo ho deciso che mi piaceva suonare la chitarra, prima di avere il coraggio di mettermi anche a cantare di fronte a qualche amico, ho dovuto superare ere geologiche, insomma, per dire che la scuola non sempre ha insegnato il solfeggio o il disegno e appunto anche la poesia in maniera molto efficace. Oggi forse le cose sono cambiate, spero che siano cambiate, ma per la poesia rimane un problema. Io credo che la prima cosa da fare sia leggerla e farla ascoltare, come dicevo prima, anche agli studenti. Dopo c'è tutto il tempo di cercare di capirla o, per usare una parola che si usa a scuola e di cui io non vado molto, che non gode della mia massima simpatia, analizzarla, che è l'esercizio più comune che si fa a scuola. Sì. Ma prima di tutto vale per la poesia moderna come per Dante Alighieri, di cui festeggiamo quest'anno un anniversario importante. Prima di tutto, se uno sente leggere, possibilmente bene, un canto di Dante Alighieri,
non capisce niente, però sta zitto, perché sente che c'è una specie di musica che porta le parole. Dopo bisognerà capire, naturalmente, ma ecco, scardinare questo pregiudizio, che è fortissimo, naturalmente. Io non so, per esempio, quando ho letto questa poesia qui, se ho ottenuto qualcosa, un minimo di fascinazione con la voce oppure no, ma è qui che si gioca la partita. Ed è spesso quello che non fa la scuola, che ci propone subito una lettura molto analitico-razionale, e che quindi allontana lo studente da un genere artistico certamente forse meno immediato di quello che può essere quello musicale, ad esempio. Non c'è dubbio questo. Silvia. Una curiosità, cambio leggermente argomento, una curiosità più che altro per il professor Alimonti e il professor Grossi, perché immagino che il professor Pustella non abbia avuto questa esperienza. C'è secondo voi anche una componente di estetica nel fare lo scienziato cellulare e molecolare, perché avrete visto miliardi di immagini di microscopia elettronica, microscopia, e le cellule sono meravigliose a vederle. Cioè c'è secondo voi anche nel lavoro, oltre alla curiosità, la voglia di scoprire, insomma tutto quello che è essere uno scienziato, anche un senso di benessere dato da queste meraviglie che si vedono? Perché io ne ho viste in parte ed ero affascinata. No, sicuramente la magia della scoperta scientifica dà una sensazione di piacere che è sovrapponibile a quella di guardare un'opera d'arte, no? E quindi soprattutto quando si capisce, si comincia a intuire qualcosa che gli altri non hanno mai capito, quindi un nuovo meccanismo molecolare, allora lì probabilmente si accende la stessa aria che si accende quando sentiamo una bella musica o vediamo una buona opera d'arte. Quindi sicuramente sì. Sì, sono d'accordo. Non ho citato un grandissimo fisico, forse lo scienziato italiano più grande di tutti i tempi, Enrico Fermi. Ecco, Enrico Fermi aveva fatto un'affermazione: la spaventosa bellezza dell'atomo. Cioè, immaginiamo Enrico Fermi che sta guardando questo atomo e scopre questa bellezza infinita. Quindi la bellezza nella scienza ha un grande valore. Prego. Io non ho evidentemente avuto questa esperienza, però ricordo due cose. Una riguarda me e credo chiunque di noi. Una gioia estetica altissima. Io ricordo benissimo di averla provata durante i lavori scritti di matematica, quando riuscivo a risolvere un problema. Ero bravino in matematica, volevo studiarla persino, poi ho incontrato un professore che mi ha fatto passare la voglia, gli devo moltissimo, ma ciò nonostante risolvere quella certa equazione difficilissima a quel livello, riuscire a farlo, aver la sensazione di aver trovato la strada, era un piacere per me molto simile a quello della lettura di un canto di Leopardi. L'altra cosa che ricordo invece è un altro grandissimo scienziato che sta un po' alla base di tutto il discorso, Galileo Galilei. In un'epoca in cui la scienza e il mondo dell'umanesimo facevano ancora quasi tutt'uno. Galileo in una pagina bellissima distingue la grandezza della lettura di un libro fatto con le parole e quell'altra grandezza del grande libro della natura che è scritto in linguaggio matematico e geometrico, dice lui. Senza il quale ci perderemo in un oscuro labirinto. Esatto. È verissimo. Allora, lei ha parlato prima di fascino. C'è una domanda, benissimo. Ho un intervento, il pubblico si sta scaldando. Buonasera. Avevo una domanda riguardo a quello che è il processo di invecchiamento e poi quella che è la visione della bellezza, no? Perché forse quando siamo giovani, quando siamo più affascinati da quella che è la bellezza, poi crescendo forse siamo presi da quella che è la routine e
lasciamo da parte quella che appunto per noi può essere vista come bellezza. E volevo avere un commento sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista poetico su quello che è il processo di invecchiamento e la visione della bellezza. Domanda complicatissima, nel senso che, no, per esempio io invecchio, però provo sempre di più un senso di bellezza quando, o di fascino quando vedo un'opera d'arte o una bella ragazza che cammina per strada, cioè, con l'età, diciamo, questo non cambia, no? Anzi si apprende meglio come secondo me provare bellezza. Quindi poi sui meccanismi invece cioè dell'invecchiamento, di fatto esistono varie teorie, no? Tutti prima o poi invecchiamo dovuto al fatto che le nostre cellule del nostro organismo hanno un numero limitato di replicazioni cellulari. Esiste un limite che si chiama Half-Life Limit, cioè se tu prendi una cellula un fibroblasta, per esempio, della tua cute, la metti in un sistema di cultura, questa si può replicare fino al massimo di 30-40 volte, poi dipende dal tipo di cellule. Quindi esiste un orologio biologico. E questo è dovuto a diversi processi e oggi stiamo cercando di fare delle ricerche che cercano un po' di estendere il limite, no, biologico di queste replicazioni, pur sapendo che alla fine esiste un limite finale che noi possiamo raggiungere, è quello di 122 anni. Quindi oltre quei 122 anni non possiamo andare, non lo sappiamo perché la persona che ha vissuto più anni nella storia è una signora francese che è morta a 122 anni, cioè non c'è mai stata nessuno che è andato oltre 123 anni. Però possiamo vivere meglio. Ora la vita media dell'uomo, insomma, è intorno agli 80 anni, quindi abbiamo ancora 40 anni, no, da guadagnare, e quindi c'è un'ampia ricerca che mi riguarda parzialmente per cercare, ad esempio, di bloccare i meccanismi di senescenza cellulare e per far sì che riusciamo ad estendere questo limite attuale degli 80 anni fino ai 120 anni. Ora, io spero che durante questa estensione non perderò la capacità di essere attratto dalla bellezza, no? Altrimenti quello sarebbe un side effect negativo. Anch'io risponderei nello stesso modo, anzi, nel caso mio devo dire che, ma questo riguarda un po' il discorso che ho accennato all'inizio, per me invecchiare ha voluto dire concedermi di più alla bellezza, che invece quando ero giovane tendevo a guardare con maggiore diffidenza proprio perché è un concetto pericoloso dal punto di vista poetico. Invece no, adesso mi sento molto libero di ammirare la bellezza e di gustarla di più. L'unione di bellezza e gioventù da un lato è ovvia, dall'altra però invece risponde anche a una specie di pressione culturale o paraculturale del mondo che ci circonda. I giovani devono essere tutti belli, eccetera, eccetera, e i vecchi inevitabilmente, non essendo giovani, non possono... È una cosa che viene da lontano, qualcuno ricorderà un romanzo famosissimo dell'Ottocento inglese di Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, dove l'ossessione di rimanere giovani e di mantenere la propria bellezza conduce a limiti estremi. Però naturalmente invecchiare vuol dire forse una cosa, insieme alla fascinazione per la bellezza, alla percezione anche più intensa della bellezza, forse c'è una forma di nostalgia, perché qualcosa non possiamo più averlo come quando avevamo 20 anni. E questo è inevitabile. E d'altra parte proprio quest'idea della nostalgia, tra l'altro non lo userò, ma ho portato apposta una bella antologia intitolata Nostalgia. La nostalgia, il libro curato da un grande intellettuale contemporaneo, Antonio Prete, che ci ricorda come la nostalgia, come parola, ma anche come disturbo, che per un po' è stato considerato un vero e proprio disturbo patologico, non è sempre esistita. L'ha inventata un medico svizzero nel 1688.
Prima non c'era la nostalgia. Quando i mercenari svizzeri che andavano in giro per il mondo hanno cominciato ad avere dei problemi e a dire che volevano tornare a casa loro, rimpiangevano delle cose delle loro montagne, è nato un problema e questo medico l'ha nominato con questo termine di radice greca, nostalgia. Allora, la nostalgia di qualcosa che non si può più avere. Ma cosa non si può più avere da vecchi che si pensava di poter avere da giovani? Beh, io direi una cosa che forse non sempre mi dispiace di non poter avere: il possesso. La bellezza slegata dalla nevrosi del possesso, in un certo senso diventa un po' più distante e quindi ci muove una forma di nostalgia, ma anche più disinteressata e più intensa, se si può dire così. Mentre da giovani forse si è più tendenti a impadronirsi della bellezza, non alludo soltanto naturalmente all'aspetto sessuale, più in generale, l'idea che la bellezza possa essere mia. Forse no, neanche da giovani, ma per un po' l'abbiamo creduto. Ecco, questo forse lo si vede meglio a mano che passano gli anni. Ah, sì, mi aveva chiesto. Va bene. Era quello che intendevo io, ma detto in modo molto più detto da un poeta, ma ecco, convinto. la differenza si sente, no? Chiudiamo in bellezza? Chiudiamo, non so se Chiudiamo in bellezza? C'è ancora una domanda. Una domanda? Tranquillamente. Buonasera. In merito all'estetica e alla bellezza come concetti, mi interessava capire quando questi due concetti sono estremamente passeggeri e veloci nel tempo. Mi riferisco alle mode, che permettono di apprezzare moltissimo dal punto di vista estetico qualcosa che prima non c'era, scartando quello che fino a ieri andava benissimo ed era apprezzatissimo. Grazie. Qui il discorso si farebbe complicato e filosofico naturalmente. Non so se riesco a... Io non credo che esista un ideale di bellezza o un ideale estetico eterno e imperituro. O meglio, esiste, è esistito e forse esisterà ancora in futuro in quei periodi della storia culturale umana che si definiscono di solito classicisti e che quindi credono di possedere un modello, che so, il Tempio greco come modello oppure alcune sculture greche come modello ideale, dal quale discende una forma di bellezza che di solito è quella definita sostanzialmente da due parole, l'equilibrio e l'armonia. Ma evidentemente esistono altre modalità di bellezza disequilibrate e disarmoniche, in architettura come nella storia dell'arte e come nella storia della letteratura o della musica. Le mode sono un fenomeno diverso, naturalmente, perché non parlo delle mode più lontane da noi, ma quelle che attraversano il nostro tempo non sono mode disinteressate, prima di tutto. Sono mode che hanno un obiettivo ben preciso di natura economica, cioè usano qualche forma di seduzione per vendere qualche forma di prodotto. E in questo senso ci inoculano dei presunti ideali di bellezza che però hanno vita brevissima, possono durare un anno, anche meno, 6 mesi, e poi essere sostituiti da altri. E quindi forse la distinzione più importante è tra una bellezza mercificata e quasi starei per dire pornografica, cioè il corpo venduto, e invece una forma diversa di bellezza che nasca da un atteggiamento più profondo dentro di noi, non necessariamente imperituro, ma comunque più radicato in un reale bisogno estetico e un po' meno invece influenzato da ciò che i guru del momento ci stanno proponendo. Ecco, ma non so se è una grande risposta. Che ci sia però una differenza forte tra l'ideale estetico di cui stiamo parlando, l'esperienza estetica di cui stiamo parlando e quella proposta dalla moda, credo sia evidente. Dove mettere il confine è un po' difficile, naturalmente. Bene, il tempo sta velocemente passando. Domande molto brevi, per favore.
Sì, sarò molto breve, grazie. A me mi interessava avere un commento da lei riguardo alle slide quando il relatore di Vienna ha mostrato che c'era un'attivazione del supposto centro della bellezza, ma anche del centro della ricompensa. E questo connubio ricompensa e bellezza mi ha colpito, non so, io l'ho interpretato in una modalità della Guardi, serie quasi come se noi... Stendhal diceva che la felicità, la bellezza è una promessa di felicità. Quindi felicità e bellezza sono due aspetti molto contigui. Tra l'altro si è localizzato il cosiddetto centro della felicità, un giapponese l'ha fatto con tutta buona... però vicinissimo al centro della bellezza di Semir Zeki nella corteccia orbitofrontale. Quindi il meccanismo che produce questo senso di appagamento, soddisfazione, di ricompensa è proprio legato a quell'attivazione di neurotrasmettitori di cui abbiamo parlato. Il centro della bellezza irradia su molti altri centri cerebrali, anche centri profondi molto antichi, ad esempio il nucleo striato, e lì si mettono in gioco questi neurotrasmettitori che ci fanno sentire qualche sensazione piacevole. Spero di averle risposto, ma poi magari più tardi andiamo in profondità. Abbiamo tempo ancora per una domanda, osservazione. Mi sembra che Luigi volesse intervenire. Grazie. Velocissimamente, perché ci sono due notizie, una molto buona, che fortunatamente la neuroestetica ci ha permesso di individuare che cosa succede a livello anche visivo, fisico, e ci permette anche, grazie a molti studi, tra quelli citati anche da Andrea poco fa, di sapere che noi possiamo stimolarli, magari non a livello farmacologico, ma con l'arte, quindi utilizzando arte e cultura per agire su quei centri e quindi alleviare momenti di difficoltà o cercare di sostanzialmente coadiuvarli con delle sensazioni che portino invece ad una esperienza che produce benessere. Sto cercando di dosare con attenzione le parole perché il professor Pusterlo mi guarda. La cattiva notizia invece è che gli artisti non hanno prodotto solo la ricerca della bellezza, perché quante volte Beethoven ha scritto per produrre bellezza o creare piacevolezza? Molto meno rispetto alle tante pagine che amiamo. Quindi c'è il tema che molta dell'arte che amiamo non è stata creata per produrre bellezza, ma è stata creata per raccontare qualcosa che poi è diventata parte di noi. Questa era un'altra questione con la quale faremo i conti forse già la prossima settimana, quando incontreremo in questo caso qualcuno che di musica si occupa sul podio, quando dirige un'orchestra e magari dirige delle pagine che raccontano delle nefandezze o dei momenti tristissimi dell'esistenza umana. La cosa però importante è che tutto ciò poi si trasforma in arte e lì dovremmo aprire un capitolo quasi inesauribile, perché se è difficile dire che cosa è bello, è sempre più difficile dire che cosa arte sia. Però proprio in Ticino c'è stata un'esperienza in realtà con la poesia, sostenuta dalla straordinaria potenza della Fondazione Sasso Corbaro, che tante innovazioni con grande discrezione ha introdotto, credo con Fabiano Alborghetti, sull'ospedale civico nella lettura di poesia ai pazienti. E lì credo che non abbia solo portato a sollievo, ma abbia portato anche curiosità, attenzione, voglia di aprire nuove piste e probabilmente anche al confronto con cosa significhi produrre un testo. E lì apro solo una piccola parentesi che chiudo subito, che è quella della medicina narrativa, no? Di come la scrittura, che sia sotto forma di versi, che poi sapete grazie alla metrica ci riportano alla matematica, o attraverso invece la prosa ci portino a narrare noi stessi, che è un altro degli strumenti straordinariamente potenti per superare i traumi o per produrre sensazioni di benessere. Grazie mille. Bene, allora siamo praticamente arrivati
al tempo limite, anzi abbiamo superato dagli 10 minuti. Io vorrei chiudere la serata, se anche Andrea Rimonti è d'accordo, con un'altra poesia, perché ci farà molto bene per stasera, ci sentiremo tutti molto meglio. Questa qui è brevissima, per fortuna, è tratta da una serie intitolata, inedita, Dialoghi con Lucio. Lucio è l'altro nipotino, un po' più grande, ha 5 anni, e che ogni tanto può dire cose sconvolgenti. E quando ha saputo che stavo andando in pensione dal liceo, mi ha detto quello che adesso sentirete. Ma lo sai, nonno, che sei quasi rottamato? Lo so, ma quasi. Andiamo fuori a esplorare il giardino segreto, il rosmarino e i vasi contro il muro di cinta, in cerca di miracoli e cadaveri per finta, che tutti forse viviamo in un quasi. Grazie. Bene, ottima serata, grazie. Grazie mille, ancora, grazie tante. tanto.